tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi volevo farvi vedere 3 accessori per il mio DJI Osmo Pocket 3 che hanno cambiato completamente il modo in cui lo utilizzo. Ma partiamo subito dal primo accessorio. All'interno della confezione del DJI Osmo Pocket 3 troveremo un accessorio che servirà ad attaccare un cavalletto tramite vite da 1/4. Bene, secondo me quella non è altro che una pezza a un errore di progettazione. Infatti quello è l'unico modo che abbiamo per avere la vite da 1/4 e quindi poter additare un tripod o un cavalletto. Diciamo che il bello dell'Osmo Pocket è che appunto è pocket, quindi è compatto, possiamo mettercelo in tasca. Se invece per attaccarci un cavalletto dobbiamo collegare ulteriori accessori, secondo me andiamo a superare quel limite di dimensioni che ci consente di chiamarlo pocket. Inizia anche a diventare scomodo da mettere in tasca e quindi difficilmente trasportabile. Questo è un accessorio di KNF e fa praticamente la stessa identica cosa, però secondo me lo fa meglio. È fatto veramente bene e a differenza dell'originale, che è un bel plasticone, questo è fatto tutto in alluminio, il che lo rende leggero ma molto resistente. Si aggancia sempre tramite queste due clip laterali e ci consente di avere la presa sul lato posteriore mentre la vite da 1/4 sarà posizionata nel lato inferiore. Inoltre, avendo il fondo totalmente piatto, ci permette di poterlo appoggiare già così com'è su una superficie piana, ovviamente senza la sicurezza che può darci un cavalletto, ma comunque in situazioni di emergenza può tornare utile. Come se non bastasse, volendo potremmo utilizzare anche gli accessori GoPro grazie a queste due linguette che si possono estrarre per andare a collegare accessori GoPro. Ma passiamo al secondo accessorio. Qua siamo già un po' più sul tecnico, ma se volete raggiungere quella qualità cinematica del DJI Osmo Pocket 3 che tanto vedete sui social, il primo passo secondo me è questo: prendere un filtro ND. Nel mio caso io ne ho trovato uno variabile, sempre della KNF. Questo ci permette di esporre correttamente l'immagine impostando i tempi al doppio del frame rate, anche nelle giornate più soleggiate. Vi metto qui una tabella per capire meglio come utilizzarlo. In questo modo otterrete il motion blur corretto per ogni ripresa che farete e inoltre le vostre immagini sembreranno molto più cinematiche. Ma veniamo al dunque. Questo è un filtro ND magnetico, quindi si andrà ad attaccare all'obiettivo del nostro DJI Osmo Pocket 3. Inoltre, essendo variabile, ha la comodità che non ci dovremo portare dietro ulteriori filtri, ma semplicemente girando la ghiera arancione potremo andare a regolare l'intensità di questo filtro e quindi riusciremo ad ottenere le belle riprese anche nelle giornate più soleggiate. Inoltre, essendo molto piccolo e sottile, non avete problemi quando andrete a spegnere il DJI Osmo Pocket, perché molti altri filtri, quando vanno a richiudere l'obiettivo su se stesso in posizione di protezione, con lo spessore del filtro non riescono a chiudersi, mentre questo qui, essendo molto sottile, si chiude tranquillamente. Quindi quando uscite in esterna potete lasciarlo direttamente attaccato e non preoccuparvene più. Nel caso in cui voleste toglierlo, invece, essendo magnetico, potremo attaccarlo all'interno della cover di protezione della DJI. Ovviamente, per quanto possa essere comodo il fatto che è molto piccolo e sottile, il contro è che effettivamente potremo fare un po' fatica con le dita a regolarlo correttamente. Inoltre vi consiglio di attaccarlo e staccarlo a dispositivo spento, in quanto sarà molto più facile e andremo a sforzare meno i motori dello stabilizzatore. Quindi secondo me, per preservarne la durata, è meglio farlo da spento. Il terzo accessorio non è altro che un cage per DJI Osmo Pocket 3 che ha la particolarità di essere magnetico sul retro. E quando intendo magnetico intendo proprio magnetico, infatti farete molta fatica a staccarlo dagli oggetti metallici. E questo però ci dà una grande sicurezza quando lo andiamo ad attaccare in punti insoliti, diciamo. Devo ammettere che ci ho messo un paio di minuti buoni a capire come inserirlo dentro, perché non mi è stato molto chiaro dall'inizio. Però una volta capito come inserirlo è super solido, si attacca ovunque e potrete fare delle riprese veramente diverse dal solito e quindi molto più particolari. Diciamo che è molto utile per i B-roll, per delle riprese magari soggettive o semplicemente per fare delle riprese magari in esterna nel caso ci fossimo dimenticati un cavalletto. Infatti basterà trovare una saracinesca, potremo attaccare il nostro dispositivo e fare il video. E come vedete il problema è pressoché risolto. Bene, se il video ti è piaciuto ti ricordo di lasciare un like e iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!